Allora, buona giornata a tutti voi. E sono qua verso fine orario di lavoro. Adesso mi muovo verso la mia postazione fissa con l'ultimo giro di controllo. Vediamo un attimino come fare e come dire le cose. Devo tirarvi le orecchie perché io faccio le dirette e poi mi fate i commenti birichini. Insomma, allora, se si chiama destrutturazione vuol dire che è una provocazione per vedere le cose da un punto di vista diversa, per conoscere determinate cose e quindi capirne il vero senso. Non è, ripeto, non sono cose per denigrare qualcuno o, come nel caso della chiesa, di Nicea, di tutte queste cose qua, per dire non andate in chiesa. Andate in chiesa, fate tutto quello che dovete fare, però con, come dire, con conoscenza. Insomma, con la presa di coscienza, col sapere appunto, col sapere, e quindi con capire anche perché ci si va, quello che si fa, come si fa, dove nasce quello che si fa, perché si fa in questa maniera, in maniera da essere liberi di crescere e non di rimanere bloccato anche da alcune regole, se vogliamo un po' così, che ci siamo dati noi uomini, ma che poco hanno a che vedere col divino. Vi faccio un esempio banale, qua sono un po' anche storto, scusate, ma l'ora per me è l'ora tarda. Vi faccio un esempio. Sapete come nasce il conclave, quando i vari cardinali si riuniscono, no, nella Cappella Sistina per nominare un nuovo papa o per delle decisioni particolari, e c'è extra omnia, cioè gli uomini fuori, resta dentro solo loro con lo Spirito Santo. Nasce anche questa tradizione, chiamiamola così, questa usanza, a Nicea, perché a un certo punto questi capi famiglia cristiani, questi vescovi di allora, non riuscivano a mettersi d'accordo sulle regole, sulle cose, insomma, c'era tanto da dire, c'era tanto da fare, gli scritti da selezionare erano tantissimi e quindi la cosa andava per le lunghe. Allora Costantino Spazientito, l'imperatore Costantino, manda le sue guardie intorno al palazzo di Nicea, dove aveva raccolto e mantenuto, quindi venivano nutriti, avevano il cibo che volevano, il vino, l'acqua, tutto quello che gli serviva da dormire, da lavarsi, da vestirsi, tutto quello che gli serviva era pagato dall'imperatore, no? Allora, visto che questi non si decidevano e erano passate settimane se non mesi, cosa fa? Fa tornare dalle guardie il castello e nessuno può più entrare e può più uscire, quindi i vescovi devono arrangiarsi a farsi le pulizie, le cose, il cibo inizia a scarseggiare eccetera, quindi devono darsi una mossa per selezionare le basi di questa nuova religione universale che sarà il cristianesimo, anzi il cattolicesimo in quel caso, perché lì nasce la Chiesa cattolica, il cristianesimo già esisteva. E quindi ecco che nasce il conclave, cioè conclave, con chiave, chiusi a chiave. Quindi questo era per dirvi un'altra piccola destrutturazione. Quindi questo è l'esempio per cui si iniziano a capire le cose, si capiscono le cose nella loro vera essenza. Quindi ciò che è veramente importante per noi, per il nostro rapporto con Dio, con lo Spirito, e ciò che invece deve essere un po' regola per chi vuole partecipare a questa chiesa piuttosto che all'altra, eccetera, eccetera. Scrivetemi qua sotto nei commenti se sono stato sufficientemente chiaro, se la cosa finalmente vi appare nella sua giusta angolazione, altrimenti cercherò di spiegarvi ancora meglio. Intanto il vlog per oggi finisce qua, un po' breve, un po' veloce, abbiate pazienza.
vi racconterò, ci sono delle novità e quindi anche lì c'è una pesantezza di raggiungere di nuovo un certo equilibrio giorno e notte. Ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!